Allora, oggi andiamo avanti con il progetto dell'orto. La prima cosa che farò sarà quella di finire di rigirare il terreno in modo da ripulirlo dalle radici e da eventuali sassi, in modo da renderlo un pochino più arieggiato e morbido, e finire di spianare anche il piccolo appezzamento. Una volta fatto questo, andrò ad installare l'impianto di irrigazione a goccia. Ho preso un kit completo con delle ali gocciolanti da 40 cm di distanza. In realtà, siccome organizzerò l'orto in zone, per adesso installo quella da 40, ma poi probabilmente utilizzerò anche un ramo a 20 cm di distanza dove pianterò ortaggi più, diciamo, che possono crescere a distanza più ravvicinata. Al momento l'idea è quella di coltivare poi pomodori, citrioli, zucchine, grandi classici, un po' di lattuga, magari cipolle, carote. Adesso vediamo un attimino anche in base allo spazio cosa riuscirò a fare. Dopodiché, una volta installato l'impianto di irrigazione a goccia, che avrà anche una centralina programmabile proprio per far sì che il sistema sia praticamente automatizzato, dopo andrò a installare anche i teloni per la pacciamatura. La mia intenzione è quella di fare impianto di irrigazione a goccia direttamente dall'acqua della sorgente, ma voglio creare un impianto ridondante in modo che nei periodi di siccità, quando c'è un po' di difficoltà ad avere acqua dalla sorgente, tramite due cisterne da 750 litri ed eventualmente una pompa da inserire all'interno di queste cisterne, avrò tramite un collegamento a T la possibilità di selezionare uno piuttosto che l'altro. Cioè, è un sistema proprio per riuscire a sopperire ai periodi di lunga siccità. Siccome ormai le condizioni climatiche sono sempre più bizzarre, bisogna essere pronti anche a questo.
Ho suddiviso l'orto nel modo più classico possibile in 4 riquadri, quindi a croce con i camminamenti centrali, un lavoro molto grossolano con dei tronchi di castagno che almeno so che tengono bene l'umidità. E niente, quindi adesso predispongo l'impianto di irrigazione, quindi ogni riquadro avrà probabilmente una tipologia di ortaggi differente. Sto completando l'installazione delle ali gocciolanti dell'impianto di irrigazione. Saranno 4 bracci, 4 linee, 1, 2, 3, adesso finirò di installare l'ultima, quindi 4 file di ortaggi. Insomma, per adesso è un pochino ancora una bozza, perché poi dovrò capire anche esattamente cosa coltiverò, quindi capire anche meglio un pochino le distanze, regolarmi un pochino, e quindi intanto lo stendo e lo provo a vedere, e provo a vedere il funzionamento, poi gli aggiustamenti li farò successivamente. Ho collegato l'impianto provvisoriamente, mi servono ancora dei raccordi e dei pezzi per completare in modo definitivo, però vedo che tutti gli ugelli stanno funzionando, il sistema effettivamente è interessante, quindi direi che siamo a buon punto. Eccomi tornato a distanza di una settimana con spero tutto lo corrente. Qua ho 25 metri di tubo in polietilene e tutto il materiale che dovrebbe servirmi per fare questo lavoro, che dovrebbe essere definitivo. L'intenzione è di fare una cosa oltretutto anche molto versatile, intendo dire che non sarà solo l'impianto di irrigazione dell'orto, in primis sarà questo sicuramente, però voglio fare un sistema ridondante in modo che in periodi di siccità possa attingere alla cisterna, alla quale verrà aggiunta una seconda cisterna tramite una pompa, in modo da poter continuare a irrigare con un totale di 1500 litri di acqua da tenere di scorta, e oltretutto creare sempre tramite questa pompa, tramite delle valvole, un sistema di approvvigionamento d'acqua anche per la baita durante situazioni, definiamole emergenziali, in cui magari manca acqua oppure si ghiacciano i tubi, quindi chiudendo la mandata del pozzetto tramite la pompa, chiudendo le valvole dell'irrigazione, riuscirò a far circolare all'interno del circuito dell'acqua l'acqua delle cisterne per appunto un utilizzo d'emergenza, quindi nel caso serva a lavare i piatti o semplicemente per avere l'acqua corrente in generale in baita.
Allora vi faccio vedere l'impianto, sta iniziando a piovere abbastanza bene. Allora, qua ci sono le 3 valvole, la mandata generale, questo è per l'impianto di irrigazione dell'orto e questa è per la cisterna. Quindi in questo momento ho attivato l'impianto di irrigazione a goccia. Qui c'è la centralina, adesso non ho ancora inserito le pile, oltretutto sta piovendo, quindi non andiamo neanche a vedere la centralina. Comunque l'impianto adesso sta funzionando, sta gocciolando, quindi tutto funziona bene. Questa al momento è la mandata per la cisterna, che così si andrà a riempire, e poi tramite la pompa farò un sistema che manderà anche l'acqua eventualmente all'impianto, ma questo lo farò poi. Guardate che meraviglia, sembra tracciata con righello la linea di demarcazione tra neve e pioggia. Oltretutto i prossimi giorni dovrebbe arrivare ancora molta acqua e le temperature si stanno abbassando, quindi potrebbe fare anche delle nevicate abbastanza sostanziose anche sulle montagne qui sopra i 1200 metri.